benvenuti o bentornati su Solo Horror. A grandissima richiesta sono di nuovo qui a raccontarvi le cose spaventose accadute giocando online. Come le scorse 2 volte, quelle che ascolterete sono le esperienze che mi avete raccontato voi tramite mail, su Instagram o nella sezione community del canale YouTube. Chiaramente quindi non sono esperienze accadute a me, ma ve le leggerò in prima persona così come mi sono state raccontate. Se vi siete persi le altre puntate della rubrica le potete recuperare tramite il link in descrizione oppure nella scheda video qui sopra. Inoltre, se qualcuno di voi ha vissuto un'esperienza spaventosa nei giochi online, me la può tranquillamente scrivere alla mail che trovate in descrizione. Detto tutto ciò, direi che è arrivato il momento di iniziare. Stavo giocando ad Among Us con dei miei amici. Come sempre, per sentirci stavamo usando il nostro server Discord. Dopo svariate partite, un tizio strano si unì alla lobby. Il suo nome non era composto da lettere, bensì da strani simboli. Incuriosito, cercai quindi il suo nome su Google. Forse però sarebbe stato meglio non farlo. I risultati mostravano foto e gif a dir poco raccapriccianti. Sembrava quasi di aver fatto una ricerca sul dark web. Dalla paura misi via il telefono e non giocai più quel giorno. Il giorno dopo però provai a cercare quel nome con i simboli direttamente sul gioco. Ma stranamente non me li faceva digitare, quindi non riuscii più a trovarlo. Probabilmente era solo un troll che voleva spaventarci, ma il mio amico lo rincontrò in un'altra lobby, e questa volta era ancora più inquietante di prima. Non rispondeva e non si muoveva per niente in game. Ad un certo punto chiese il numero di telefono al mio amico, minacciando che se non gliel'avesse dato sarebbe andato a trovarlo di persona. Ovviamente non gli diede il numero e lo lasciò perdere. Ma ancora adesso, quando ci pensiamo e ci vengono in mente i risultati della ricerca su Google, un brivido ci attraversa la schiena. Questa mia esperienza non la definirei proprio horror, però mi spaventa tuttora. Tutto è accaduto durante una sera del 2017. Alle 3:30 del mattino circa, io e un mio amico stavamo giocando a Minecraft. Ad un certo punto nel nostro server entrò un giocatore con una skin che non avevamo mai visto. Era una sottospecie di strano topo blu. Per scherzare gli scrivemmo e lui poco dopo disse il nome completo del mio amico. Spaventati pensammo che fosse uno scherzo di qualche nostro conoscente, quindi cambiammo server. Poco dopo però entrò anche lui e ci disse: potete scappare ma non nascondervi. Io come un topo passo nelle più piccole fessure e vi entro in casa. A quel punto eravamo davvero spaventati, ma pensammo che potesse trattarsi di un nostro amico. Quindi gli dicemmo di smetterla e che avevamo capito chi era. Lui allora poco dopo scrisse il mio numero di telefono, la mia email che i miei amici non conoscono e il mio indirizzo di casa. A quel punto io e il mio amico eravamo traumatizzati e non entrammo più su Minecraft per almeno una settimana. Dopo esserci fatti coraggio ed aver ricominciato a giocare, lui comunque ogni volta appariva nel nostro server, qualunque esso fosse. Era sempre dove eravamo noi e ancora oggi compare ogni tanto, ma io lo ignoro sempre. È spaventoso il fatto che lui sappia questi miei dati e a distanza di anni sono ancora spaventato e ho sempre paura di trovarmelo davanti a casa. Ormai 6 anni fa stavo giocando con la mia nuova PS4 a GTA 5 online. Ero rimasto a giocare per qualche ora con un ragazzo svizzero che parlava italiano, ma all'improvviso, all'1 di notte in punto, lui iniziò a dire ripetutamente è arrivata l'ora in cui mi sono suicidato 12 anni fa. Non smetteva di dirlo. Continuava a ripeterlo fino a quando disse che doveva andare, aggiungendo: stai attento, perché domani a quest'ora esatta potresti essere ucciso da me. Subito dopo si disconnesse. Dopo questa esperienza decisi di chiedere a mio padre se potevamo vendere la Play, perché avevo paura di ritrovare questa persona. Da quel giorno decisi di non comprare più una PlayStation, dato il trauma che questa esperienza mi ha lasciato. Dopo questa storia ci tengo a dire che se giocate online con sconosciuti sarebbe bene disattivare i microfoni, oppure evitare subito quelle persone che vi sembrano strane, perché io da 6 anni a questa parte spesso evito di andare a dormire prima dell'1 di notte per il terrore che quel ragazzo possa farmi davvero qualcosa. Ciao Solo Horror, ho visto tutti e 3 i video della rubrica Fatti inquietanti avvenuti in game e essendo incuriosita ho deciso di raccontare anche io la mia esperienza bizzarra che ho vissuto con ansia per mesi. Premetto che sono una ragazza. Circa un anno fa, con il mio vecchio gruppo di amici online conosciuti su LOL, stavamo scrivendo su Discord e un mio amico chiese a tutti se poteva aggiungere un suo conoscente.
Rispondemmo tutti che non c'era problema, che poteva farlo entrare anche nel canale vocale, dato che stavamo parlando. Il nuovo entrato però teneva il microfono spento, senza neppure ricambiare i saluti da parte del resto del gruppo. Io comunque iniziai a parlare con uno dei miei amici più stretti, per così dire, e lo stavo insultando proprio per scherzare, e lui ne era ovviamente consapevole. Ad un certo punto lo sconosciuto aggiunto dal mio amico attivò il microfono e stette in silenzio per qualche istante. Cominciò poi a parlare e tutti si zittirono. Aveva una voce palesemente modificata, era fin troppo acuta ed era come se oscillasse. Mi stava insultando pesantemente perché non avrei dovuto insultare il suo caro amico, e confusa gli spiegai che stavo scherzando e chiesi la conferma dal mio amico proprio per far capire alla persona che mi stava attaccando che ciò che dicevo era vero. Lui si zittì, creando un'atmosfera gelida nel resto della lobby. Quindi mi mutai e andai su Roblox per cazzeggiare giocando da sola. Gli altri intanto avevano ricominciato a parlare normalmente, tranne lo sconosciuto, che aveva il microfono acceso ma non parlava. Comunque, mentre stavo giocando, il server si disconnette e mi fa tornare sul browser. Poi improvvisamente il computer crasha e si spegne definitivamente. Accesi di fretta il microfono e spiegai che cosa stava succedendo, ma nel frattempo lo sconosciuto che aveva aggiunto il mio amico aveva scritto il mio nome, cognome, paese dove abitavo e il nome del liceo che frequentavo. E il mio sangue si gelò. Ero immobilizzata, sudavo freddo e non riuscivo a sputare nessuna parola dalla bocca. Uscii dal gruppo vocale e anche dalla chat di Discord, dove era presente anche lo sconosciuto. Lo bloccai e segnalai ed eliminai Discord, senza nemmeno dare spiegazioni. Non risentii più quegli amici virtuali, perché sia su LOL che su Roblox mi avevano rimosso l'amicizia. In quel periodo stavo veramente malissimo, avevo spesso attacchi di panico ed ero ansiosissima. Questa è la cosa più inquietante che mi sia mai capitata online. E da quella sera non ho mai più giocato online con persone che non conoscevo nella realtà, perché tutt'oggi ho paura che qualcuno mi segua o che mi possa trovare a casa o a scuola. Qualche giorno fa ho avuto un'esperienza strana giocando a Roblox. Ero entrata su una mappa horror giusto per passare il tempo. Il server era ok e i giocatori erano normali, quindi nulla di strano. Fino a quando una ragazza ha insultato sulla chat pubblica un ragazzo, dandogli dell'obeso senza nessun motivo. Io ho subito chiesto per quale motivo lo avesse insultato, ma la ragazza non rispose e la conversazione finì lì. Poco dopo però il ragazzo che era stato insultato mi scrisse una cosa strana sulla chat privata. Vuoi fare un gioco? Io ho subito risposto di no, ma lui ha continuato a scrivere questa frase più volte. Ho ignorato per un po', fino a quando anche la ragazza che lo aveva insultato iniziò a farmi questa domanda. Ho sempre risposto di no e per fargli smettere ho dovuto anche bloccarli. So che non è un'esperienza horror vera e propria, però a me ha spaventato parecchio, perché il ragazzo ha anche iniziato a minacciarmi di morte. Vi allego anche degli screen. Forse mi sono spaventata troppo io e dovevo solo lasciarli stare. Però per le persone che soffrono d'ansia, queste esperienze potrebbero essere davvero molto brutte. Ero a casa mia con i miei amici e stavamo giocando a Fortnite. Per iniziare la partita selezionammo la modalità riempi, che cerca un giocatore casuale online con cui fare squadra. Uscì un ragazzo francese che parlava anche inglese, quindi riuscivamo più o meno a capirci. Durante la partita improvvisamente sentimmo un urlo di dolore, che sembrava provenire da uno dei microfoni. All'inizio pensammo che fosse stato il ragazzo ad aver urlato, quindi glielo chiedemmo, ma lui rispose con la stessa domanda, perché pensava che fosse stato uno di noi. Sono sicuro che non fosse stato lui, perché dal suo tono di voce si sentiva che era spaventato, e allo stesso modo non poteva essere nessuno di noi. Questa esperienza mi è rimasta impressa, dato che ancora oggi non riusciamo a trovare una spiegazione logica. Stavo giocando in un server Minecraft. Mi ero stancato di giocare da solo e quindi decisi di fare delle duo e capitai con un ragazzo che si chiamava Stefano09. Giocammo nel team rosso. Quando cominciò la partita, lui scrisse nella chat Red. All'inizio non ci diedi tanto peso, perché essendo il colore del nostro team pensavo volesse solo scriverlo. Ma poi scrisse altri colori, come arancione, verde e blu.
e i LED della mia stanza cominciarono a cambiare colore a seconda di quello che lui scriveva nella chat. Non si fermò lì e scrisse altri colori nonostante gli dissi di smetterla. I LED continuavano a cambiare, ma la cosa più strana è che poco dopo mi accorsi che mio nonno, che si chiamava Stefano, era morto proprio nel 2009. Non so se tutto questo abbia un collegamento, ma di sicuro provai molta angoscia quando collegai tutto. Una sera di qualche anno fa stavo giocando a Roblox e andava tutto come al solito, niente di strano. Ad un certo punto però, uno sconosciuto nella chat inizia a scrivermi cose incomprensibili. Davvero, erano lettere e numeri messi a caso. Io lo ignorai e continuai a giocare. Poco dopo però, tornò a scrivermi e questa volta non potevo ignorarlo. Mi disse: "Ciao, ti vedo". Io gli risposi con una risata e lui continuò: "Mi piace la tua maglietta gialla". Dopo quel messaggio sono sbiancata. Avevo davvero una maglietta gialla. Ho subito chiuso tutte le porte di casa e oscurato le finestre con le tende per poi chiudere il gioco. Ero terrorizzata, ma anche consapevole del fatto che magari avesse indovinato il colore della mia maglietta casualmente. Nonostante tutto, da quell'esperienza ho smesso di rispondere agli sconosciuti online. A me è andata bene, ma a qualcun altro potrebbe andare decisamente peggio. State attenti. Era il marzo del 2020 e stavo giocando con un mio caro amico a FIFA, nella modalità cooperativa. Giocammo una partita e vincemmo, ma pochi minuti dopo iniziarono ad arrivarci messaggi in inglese in cui ci minacciavano di morte. A quel punto io mi accorsi che erano gli stessi che avevamo appena battuto in game. All'inizio quindi, pensando che questi stessero solo rosicando, decidemmo di prenderli in giro. Il giorno dopo però, sia io che il mio amico ci trovammo una ventina di messaggi sul telefono in cui delle persone, che dicevano di essere gli stessi della sera prima, continuavano a minacciarci. A questo punto la tensione era sempre più alta, quindi li bloccammo entrambi. Ma solo 2 o 3 giorni dopo iniziarono ad arrivarci chiamate anonime nel bel mezzo della notte. In una di queste chiamate sentii un ragazzo parlare in inglese, ma riuscii a capire perfettamente che stava pronunciando la via di casa mia con tanto di numero civico. Poi la chiamata si interruppe. Volevamo andare alla polizia a denunciare il tutto, ma fortunatamente nessuno ci chiamò più e quindi lasciammo perdere. Però come cavolo hanno fatto questi ad avere il nostro numero? E come facevano a sapere precisamente dove vivevo? Ancora adesso a raccontarlo mi vengono i brividi. Stavo giocando a Fortnite con una mia amica. Erano le 23 di sera e come al solito stavamo cercando qualche mappa da fare per divertirci. Ad un certo punto però mi andò via la corrente in tutta la casa. Questo provocò lo spegnimento di tutti gli apparecchi elettronici, compresa la Play e il Wi-Fi. La mia amica quindi mi chiamò per telefono e mi chiese che cosa stava succedendo, perché mi sentiva parlare a bassa voce mentre dicevo cose strane in game. Il mio personaggio aveva anche iniziato a muoversi in tondo e a picconare in giro. Io non potevo essere dentro in nessun modo, dato che la Play era spenta. Questa esperienza mi ha particolarmente spaventato, ma sono consapevole del fatto che, almeno per quanto riguarda l'avatar che si muoveva, potrebbe essere stato un bug. Tuttavia, il fatto che la mia amica sentisse delle voci provenire dal mio account è parecchio inquietante, e ad oggi non sono riuscito a trovare un modo per spiegarmelo. Ecco ragazzi, queste erano altre 10 esperienze inquietanti accadute a voi mentre giocavate online. Come al solito, spero che anche questo video vi sia piaciuto quanto gli altri e vi ringrazio infinitamente per averlo visto fino a qui. Detto ciò vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.